Ok, devo ricordarmi bene come poter portare la bici in treno in Italia per poter scoprire magari qualche posto nuovo senza doverci per forza arrivare in macchina. Fondamentalmente ho due opzioni: bici come bagaglio. Questa è la soluzione più semplice se ho una bici pieghevole, oppure se smonto la mia bici normale. Bici al seguito. In questo caso la bici viaggia montata, ma solo su alcuni treni specifici. E se ho una bici pieghevole? Se ho una bici pieghevole sono fortunato. Di solito posso portarla gratis come bagaglio a mano, a patto che sia chiusa bene e non sia troppo grande, circa 80x110 x 45 cm. È super pratica per muovermi in città o fare escursioni brevi. Con la bici smontata? Se la mia bici non è pieghevole posso smontarla, almeno una ruota devo toglierla, e metterla in una sacca. Anche in questo caso di solito viaggia gratis come bagaglio, con le stesse dimensioni massime di prima, circa 80x110 x 45 cm. Però devo considerare che smontare e imballare la bici richiede tempo e una sacca adatta. E per le misure? Devo assolutamente rispettare le dimensioni massime per il bagaglio, altrimenti rischio di dover pagare o addirittura di non poter portare la bici. E su Trenitalia? Trenitalia è una compagnia principale, quindi devo conoscere bene le sue regole, che cambiano a seconda del treno. Ma sui treni regionali? Qui di solito posso portare la bici montata, anche elettrica, se il treno ha il simbolo apposito. Posso portare una sola bici, lunga, massimo 2 metri. Devo fare un biglietto per la bici, o un biglietto di seconda classe per lo stesso tragitto, o un supplemento bici giornaliero, di solito 3,50 €. Ma il prezzo cambia da regione a regione, e in alcune è gratis. Le e-bike sono ammesse come le bici normali, alcune regionali hanno spazi dedicati alle bici. Se sono pieni posso metterla dove non dà fastidio, ma è meglio arrivare in anticipo per trovare posto. E sugli Intercity? C'è il servizio bici montata, come prenotazione obbligatoria e supplemento di 3,50 €. Di solito c'è la carrozza numero 3 attrezzata, anche con le prese per le e-bike. Il supplemento lo devo fare prima, non si può fare a bordo. E sugli altri treni veloci, tipo Freccia Rossa, Freccia Argento, Freccia Bianca, e sugli Intercity notturni? Niente bici montata qui, solo smontata e in sacca, o pieghevole. Sempre con le misure massime di 80x110 x 45. Sembra che la sacca sia diventata obbligatoria anche per le bici pieghevoli su questi treni, quindi devo verificare. E sui treni internazionali, per poter andare all'estero? Si può portare la bici su alcuni treni per l'estero. Per la Svizzera, Eurocity, bici montata come supplemento. Per Germania e Austria devo contattare le ferrovie tedesche e austriache. Niente bici sui notturni internazionali per Austria e Germania. Insomma, per l'estero serve più organizzazione e i costi cambiano. Se andassero in gruppo? Se siamo in gruppo di almeno 10 persone con le bici dobbiamo chiedere il permesso alla direzione regionale, con almeno 7 giorni d'anticipo. Ma con Italo? Italo ha regole un po' diverse da Trenitalia, di solito più restrittive. Bici pieghevoli sono ammesse e si possono mettere nei vari bagagli. Forse serve la sacca, devo controllare. Bici smontate si possono portare solo smontate in sacca e le misure possono essere diverse da Trenitalia, tipo 110 x 70 x 40 cm. Bici montate di solito non si possono portare. Il trasporto bici si può aggiungere quando faccio il biglietto. Devo sempre verificare le regole aggiornate sul sito di Italo. Che altro devo tenere a mente? Verificare sempre le regole aggiornate sui siti di Trenitalia e Italo prima di partire. Arrivare in anticipo in stazione per avere il tempo di smontare e imballare la bici con calma. Essere rispettoso degli altri passeggeri. La bici non deve intralciare. Usare una sacca resistente e delle misure giusta. Mettere un'etichetta con i miei contatti nella sacca. Se possibile, viaggiare nelle ore non di punta. Ricordarmi che caricare e scaricare la bici tocca a me. Controllare se ci sono tratte con autobus sostitutivo, perché di solito la bici non possono salire. Devo ricordarmi tutto, anche perché viaggiare in treno con la bici è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Se questo video vi è stato utile, come è stato utile a me, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se avete dubbi o commenti scrivetelo sotto nei commenti, vi risponderemo, e se volete altri video del genere scrivete la parola trasporto. Ciao ragazzi!